Che cosa ci ha spinto a volare a Natale dall'altra parte del mondo? Hai mai sentito parlare della Sydney Hobart? La Sydney Hobart è una delle regate mitiche del circuito d'altura della Rolex e come si dice, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Infatti, anche se ci troviamo nell'estate australiana, le condizioni meteorologiche richiedono sempre grandi abilità veliche e marinaresche. Non vi nascondiamo che questa regata è tra i nostri obiettivi, così abbiamo approfittato per andare a fare un sopralluogo e visitare alcuni di questi cavalli da corsa. In questi video saliremo a bordo di 4 barche, tra cui anche la vincitrice. Quindi iscriviti al canale ed attiva la campanellina per ricevere tutte le puntate. Hello! Oggi vi salutiamo da un Care 40, nonché siamo dall'altra parte del mondo, siamo a Sydney perché tra pochi giorni partirà la mitica regata, la Sydney Hobart, e oggi abbiamo avuto l'opportunità di salire su questa barca, appunto un Care 40 che si chiama Showdown, e c'è Jim Close che prima ci ha spiegato un po' la barca, quindi oggi ve la facciamo vedere anche a voi curiose. Qui se uno vuole regatare tocca darsi da fare. Buongiorno, allora siamo qua a Sydney perché tra pochi giorni partirà la Sydney Hobart, una delle regate mitiche del circuito della Rolex. Oggi siamo qua insieme a Jim Close che ci ha fatto vedere la barca su cui regatterà in doppio, quindi lui farà la regata in due, è un Care 40 e si chiama Showdown. Ok, allora, innanzitutto diciamo che quello che mi aveva colpito era un buon press di non so quanti bowsprit. 3 meter. Dice che più o meno sui 3 metri, insomma, tanta roba, andiamo a vedere. Allora, cioè addirittura a 2 contro 20 e le vele che usano, ha detto hanno 3 Jennaker, un Code Zero come vele di prua, poi hanno you have 3 Jennaker, yeah? Code Zero? Code Zero? 4 Jennaker with the Code Zero? Yeah. Ok, quindi c'è 3 Jennaker, un Code Zero. 2 masthead and 2 lower. Ok, due in testa d'albero e 2 frazionati. Then 2 jib, 2 jibs. 2 fiocchi, la tormentina storm sail. Then for the bow finish, this. We have the mainsail as well. Yeah. E ovviamente anche la randa. Bene, allora adesso andiamo, facciamo un tour di questa barca e vi faccio vedere anche una piccola chicca per il comfort. Bene, allora c'è un po' di vento, quindi io spero non ci sia troppo spruscio nel microfono del vento che disturba l'audio. Allora, però intanto vi facciamo vedere alcune cose. Allora, dovete sapere che questa barca si era capottata e quindi aveva scuffiato e nel ribaltamento aveva rotto l'albero. Quindi una cosa curiosa di questa barca è che l'albero, cioè, parte da qui. L'albero originario andava giù fino alla chiglia, che la chiglia è una chiglia retrattile, quindi dopo sotto vediamo tutta la scassa della chiglia. Però cambiando l'albero, questo è un albero di un class 40. Class 40 Equiluma, design Equiluma. Equiluma. Quindi l'albero è di un class 40 ed è appoggiato qui, cioè abbastanza in alto. Infatti, col cambio dell'albero gli hanno messo queste sartie aggiuntive per evitare, questi qui, per evitare che appunto l'albero torca durante le navigazioni. Poi un'altra cosa curiosa che non ho capito, me l'ha spiegato prima, ma ho detto vabbè perché è così, che c'è un mix tra tondino e spiroidale nelle sartie, ma comunque dovrebbe essere un arranggio, penso, pur di navigare. Chi va a vela sa bene come funziona il tutto. Però una cosa interessante che abbiamo notato che è questa cosa qua, a cui è attaccato l'anodo sacrificale, voilà, che in pratica serve appunto per le corrosioni galvaniche della chiglia. Ovviamente adesso che sono in porto questo lo tengono in acqua, quando navigano lo tirano su. Poi allora, qui vabbè ci sono tutti gli stopper con tutte le manovre che ovviamente sono rimandati in pozzetto e infatti anche qui in pozzetto. Allora in pratica loro faranno la regata in 2 e ha detto che faranno tutta la regata, la Sydney Hobart sono sulle 600 miglia e faranno i turni di 2 ore a testa, quindi 2 ore uno sta fuori a manovrare, 2 ore uno sta dentro a dormire e si danno il cambio così. Quindi navigando in equipaggio ridotto tutte le manovre devono essere abbastanza riportate qua in pozzetto, perché tra l'altro
loro timoneranno tutto il tempo, cioè non usano pilota automatico, infatti c'è solo un pannello solare, e perché appunto gli basta, visto che saranno sempre loro il timone. Quindi, allora, qui in pratica, ho fatto vedere, questo qui è il paranco del paterazzo. Tra l'altro ci ha anche spiegato che qui non ci sono le volanti, perché qua questi winch qua, che hanno detto sono winch superflui, dovrebbero essere i winch che venivano usati per le volanti, però ci ha detto che se usi le volanti ci sono delle penalità, con tutti i vari compensi, insomma una storia lunga. Comunque diciamo, quindi loro hanno scelto hanno solo il paterazzo che ha il rimando qui, poi ovviamente lì la scotta della randa anche rimandata qua, qui c'è il trasto della randa, e questo è una chicchetta, cioè il contatto di aggancio alle draglie perché tac, super comfort per il timoniere. E ha detto che oltre al comfort, cioè questo qui serve a non bagnarsi anche il sedere, perché quando passa l'acqua si bagna il cuscino, passa sotto l'acqua e uno rimane qui all'asciutto. Sotto è fatto così, quindi un'ottima idea da prendere spunto. E poi adesso direi che, a parte il vento che sfruscerà nel microfono, andiamo a vedere dentro com'è questa barca. E a proposito di vagonate di acqua che salgono in coperta, qui si può vedere il tettuccio che gli hanno fatto qui sopra la tuga appunto per gli schizzi di onde. Allora entriamo, voilà che entriamo. Allora, che cosa spieghiamo dentro questa barca? Andiamo intanto qui verso poppa. Allora, qui ci sono i ballast, quindi per chi non sa cosa sono i ballast, sono delle taniche dove si mette l'acqua per controbilanciare appunto la barca e ottimizzare appunto la navigazione, le performance della barca. Poi adesso faccio vedere da di qua che magari è più comoda. Qui le cuccette ovviamente sono i letti basculanti per dormire anche a barca sbandata. Qui davanti a me che cosa c'è? Una mega cucina. Allora vediamo un po'. Allora, innanzitutto qui è il tirante della sartia, quella che abbiamo visto che hanno aggiunto loro per evitare la torsione dell'albero. Cioè ragazzi, guardate qui che cucina enorme, con il fornelletto. E che cosa c'ha? Il jet boil, che è lo stesso fornelletto che ho io sul mio barchino, però nel jet boil cosa mangi? Mangi solo i liofilizzati. La vedo qui la vita dura dei regatanti, tocca soffrire ragazzi, allora, per avere grandi gioie dopo. Allora poi sempre qua che cosa c'è? Qui c'è la scassa della deriva che ha detto quando è giù è 3,1 metri e quando sale invece 2,5 metri. Poi qui c'è Bigio lo stesso con il comandino di Bigio che ho io sul barchino. Qui ci sono tutte le sacche. Adesso qui su questa barca loro navigano in due, però nelle altre barche che abbiamo visto, dopo vediamo se vi portiamo su altre barche, ci sono tutte le sacche numerate, così tutto l'equipaggio ha la sua sacca dove tiene la sua borraccia e le sue cose. Poi ovviamente come dotazione di sicurezza qui sotto vediamo che c'è l'EPIRB, anche qua c'è il cartello, voilà. Poi invece andando, un'altra cosa qui, questi sono i prigionieri che bloccano la chiglia, e ci ha fatto vedere anche questo coso qui, vedete, si inserisce così per bloccare la chiglia, quindi evitare che venga su in navigazione, perché c'è anche qui uno stopper, un constrictor, sempre come quelli che ho sul mio barchino, ma insomma diciamo che non è molto sicuro lasciare la chiglia affidata a uno stopper, quindi insomma si mettono quelle cose lì, quei perni là. E poi di qua abbiamo in pratica il calavele, qui c'è anche la toilette, volete vedere la toilette? Allora qui dalla toilette vi faccio vedere, aspetta che sento che cede, qui c'è il calavele con tutte le vele, che quindi ci ha detto dei 3 Gennaker, un Coziro,
2 fiocchi, la tormentina e ovviamente la randa. Allora facciamo la prova di come si sente il dentro. Prova. Maraccona, adesso vogliamo via. Va bene, dai,